Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Come stanno procedendo le vostre vacanze estive? Le mie purtroppo, vedete un pochino l'assenza dal canale, sono abbastanza impegnato in questo periodo dell'anno e quindi sto cercando di portarvi dei contenuti almeno una alla settimana, anche se ammetto non è per niente semplice, non è facile, però anche oggi torniamo a parlare comunque di football, torniamo a parlare di moduli e oggi ve ne farò vedere uno molto interessante, uno che mi ha portato o comunque mi sta portando finalmente a ritornare nella mia divisione, la divisione 1, e mi ci sto divertendo parecchio. È un modulo particolare, adesso ve lo farò vedere. E anche se comunque magari direte ma sei scoperto, qui e lì, invece vi garantisco che funziona e vi consiglio di provarlo. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, due piattaforme nella quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ridotti. Amazon la conosciamo tutte, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica nella quale avete diritto anche al codice sconto che avete visto all'inizio del video. Inoltre sono aperta anche la campagna abbonamenti al canale se volete supportare ancora di più il canale, quindi accedere a dei contenuti esclusivi per voi. A me farebbe molto piacere e soprattutto vi ringrazierei veramente tanto, perché starete dando in questa maniera una grande mano al canale. Andiamo subito a vedere ragazzi il modulo, eccolo qui, è il seguente ragazzi, un modulo con difesa 3, io non adoro la difesa 3, ve lo dico, io principalmente gioco a 4, inoltre con contropiede veloce. Alcuni di voi mi diranno ma come fai, saresti troppo sbilanciato, avresti poca copertura. Ragazzi, bisogna sapere un pochino difendere, nel senso, quello è vero, bisogna saper muovere la difesa nel modo corretto, però vi garantisco che nemmeno troppo, perché alla fine della fiera, con anche le istruzioni individuali che poi andremo a vedere e gli stili di gioco dei giocatori, riesco a muovermi abbastanza bene. Poi per carità ogni tanto qualche sconfitta riesci a farla, però riesci a prenderla, scusatemi, però comunque riesci anche a divertirti a costruire un bel gioco. Partiamo dal portiere. Difensivo offensivo ragazzi, mi sono accorto che non cambia molto attualmente, io uso lui perché l'ho vinto ed è secondo me il più forte in questo momento del gioco, insieme forse a qualcun altro, però veramente top. Centrali ragazzi, Costa Curta, il ragazzotto qui, Costa Curta versione giovane ragazzi, che oddio, giovane mica, 37 anni comunque. Costa Curta che abbiamo tutti ragazzi, io l'ho maxato principalmente da difensore centrale più che da terzino, però questa appunto è la sua build e si comporta molto bene, è molto veloce, 87 ragazzi di velocità, quindi Nesta alla sua destra con incontrista come carta. Se non avete Nesta incontrista va bene anche un Rudiger, un Araujo, insomma ci sono diversi giocatori interessanti nel ruolo di incontrista, e vi consiglio di metterlo non centrale ma in uno dei due lati, quindi o braccetto di destra o braccetto di sinistra. Dall'altra parte invece ragazzi uno sviluppo, come potete vedere sono tre stili diversi, però va bene anche se mettiamo ad esempio un incontrista e due sviluppo. Meglio non mettere due incontristi, ve lo sconsiglio, perché ho notato che la difesa altrimenti uscirebbe troppo e sarebbe troppo sbilanciata come cosa. Però ragazzi, questi tre stili secondo me con questo modulo si abbinano molto bene. Beckenbauer è una carta fortissima, ci sono anche altri centrali molto interessanti anche senza che siano leggende, quindi vedete voi magari chi preferite. Mediani ragazzi, i due mediani probabilmente più forti del gioco, Vieira e Gilberto Silva, o comunque fra i più forti del gioco. Uno è un collante ragazzi con grande velocità, grande fase difensiva, ottima tecnica individuale, e si muove veramente bene, è dappertutto ragazzi questo signore, e mi piace molto perché mi fa veramente da filtro. E vicino ragazzi Vieira, che come ho detto sempre negli altri video non lo commento più nemmeno, perché è una carta incredibile, da quando ce l'ho non lo levo più, perché ti risolve veramente la situazione anche da solo al centro del campo. Poi qui ragazzi io ci metto un tra le linee, va bene anche un regista creativo, però Modric va benissimo anche quello che attualmente c'è nel negozio,
che possiamo trovare quindi con i punti football, o comunque un'altra versione di Modric. Se non ci piace Modric va bene anche un De Jong. Ci sono diversi giocatori interessanti fra le linee, Çalhanoğlu, quindi che possono fare appunto al caso. Va bene paradossalmente anche un onnipresente, diciamo che un pochino cambiano i movimenti, diciamo che cosa ci piace, cioè dobbiamo chiedere a quel punto che cosa ci piace di più che faccia il centrocampista messo in questa posizione. A me piace molto come si muove Modric, perché ci dà una mano sia in fase difensiva che si inserisce molto molto bene. Poi ragazzi, De Paul trequartista, giocatore chiave. In alternativa ho anche Bellingham, sto provando degli altri giocatori, quindi Bellingham non l'ho portato, però giocatore chiave secondo me è fondamentale che stia in questa posizione, perché appunto si deve andare a buttare e inserire a supporto appunto delle due punte. Quindi io uso questo De Paul che è micidiale, difende, attacca, segna, fa un po' tutto. Qui ragazzi un CLD, io ho messo un'ala prolifica, si potrebbe utilizzare anche un taglia al centro ed è interessante, ma ho provato anche Digno che è un regista creativo, ci può stare, però preferisco diciamo ala prolifica in questo ruolo, velocissimo è quello che sia importante. Io ho vinto lui da poco, ho avuto la fortuna, ma ce ne sono diverse alle prolifiche interessanti, vari Saka, Vinicius Junior, forse è uscita qualche versione, Chiesa, Kvaratskhelia, quindi insomma ce ne sono diversi, Foden. Quindi l'importante è che abbia come caratteristica buona tecnica e ottima velocità. In avanti ragazzi invece Messi, attaccante di rientro. Se non avete questo Messi va bene anche un altro attaccante di rientro, in parte che sia rapido e abbia soprattutto una grande finalizzazione. Ragazzi, questo Messi è incredibile, quando parte non lo fermi, perché non sarà velocissimo magari come altre versioni di Messi, però guardate ragazzi, ha un contatto fisico di 89, quindi comunque tiene botta, credetemi, anche ai vari giganti della difesa avversaria, quindi molto molto interessante. Poi tiro a giro incredibile, tiro da fermo, tira veramente dei missili. E dall'altra parte invece Mbappé, io questo Mbappé ce l'ho, ne sono innamorato, segna dappertutto, è veloce, ha una buona tecnica, quindi per me è l'attaccante completo che ho, il più completo probabilmente che ho in rosa. Infatti lui, mentre gli altri girano, anche leggende, lui invece pur essendo un pot settimanale comunque è lui che ho, diciamo, ufficialmente. Tattiche individuali ragazzi, difensivo su il mediano collante, il difensivo sull'altro mediano, in modo tale da nerfargli un pochino la carta ed evitare che se ne vada troppo in giro per il campo, e il contropiede sulla punta, perché voglio che Messi, essendo attaccante di rientro, non venga snaturato con la carta, insomma l'istruzione individuale, ma che faccia proprio il suo movimento di salire e scendere per recuperarsi palla e andare anche comunque ad attaccare. Quindi niente ragazzi, questo diciamo è il modulo. L'alternativa, c'è anche un'alternativa, ovvero invertendo De Paul, mettendo quindi De Paul alla sinistra di Modric e Mbappé alla destra di Messi, il resto lasciando tutto quanto uguale, e funziona comunque anche così molto molto bene, vi consiglio di provarlo. E niente ragazzi, vi aspetto, mi raccomando, nei commenti, fatemi sapere appunto cosa ne pensate. Io mi ci sto divertendo tantissimo e sono finalmente di nuovo a un passo dalla divisione 1, anche se per pochissimi giorni, perché ormai la season è quasi terminata, però sarebbe un traguardo ritornarci finalmente dopo un po' di tempo. Vi saluto, vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Talan, ciao!